Ragazzi, guardate quanto è bella questa bici baciata da un ultimo raggio di sole. Sì, esatto, sembra una moto da cross, ma in realtà questa è una bici elettrica. Ciao ragazzi, io sono Michele e lei è la Jansno X70. Solo pochi giorni fa vi recensì la sua sorellina, il modello X50. Un video che ha avuto una bici che ha avuto un successo clamoroso l'ultima volta che ho visto quel video. Aveva quasi raggiunto le 80.000 visualizzazioni. Grazie a tutti, ne avete acquistate tante, anche perché è possibile acquistare entrambe queste bici da Amazon e si è rivelato un ottimo marchio e delle ottime bici. Questo modello X70 rispetto alla sorellina, oltre a questo bellissimo colore ragazzi che a me piace un sacco, con questo dettaglio fa davvero molto moto da cross, e ha alcuni dettagli superiori rispetto al modello più piccolino. E forse li state già vedendo. Il motore in realtà posto qui nel mozzo posteriore è ok, certificato CE, ma è la stessa unità montata anche sulla X50. 750 watt di potenza e 1000 watt di picco. Una potenza più che sufficiente per spingere questa bici oltre a una velocità massima vicina ai 60 km/h anche su salite con una pendenza molto elevata senza nessun tipo di problema, anche solo sfruttando la pedalata assistita. E a proposito ragazzi, questa bici arriva ovviamente limitata per motivi legali ai 24-25 km/h di velocità massima, ma è possibile sbloccarla semplicemente scollegando questo cavetto posto sotto la sella. È una sorta di limitatore che una volta scollegato sprigiona tutta la potenza di questa bici e la velocità massima la vedete anche voi. Inutile dirvi però, oramai lo sapete meglio di me, che una volta sbloccata a queste velocità diventa illegale utilizzarla su strada pubblica e come vedete qui c'è anche un supporto per installarci una targa in caso voi vogliate targarla e assicurarla e utilizzarla come bici / scooter elettrico da città, in quanto per questo uso è comodissima. Ruote fat da 20 pollici con questo colore diverso da tutte le altre fat bike che abbiamo trovato. Ci sono freni a disco sia avanti che dietro. Purtroppo freni a disco solo meccanici, non sono idraulici, e questo forse è l'unico vero difetto che ho trovato su questa bici. Capiamoci ragazzi, lei frena benissimo anche così, ma considerando che la spesa per montare dei freni idraulici è davvero misera, anche noi volendoli montare spenderemo al massimo una cinquantina d'euro, massimo 100 per modelli di qualità superiore, beh, potevano fare magari questo piccolo sforzo in più. Il telaio è in acciaio, è super robusto, c'è questa bella sella che sarebbe capace anche di ospitare 2 persone, ma ovviamente voi cercate di salirci da soli, mi raccomando, seguite la legge. Troviamo un bello stop LED posteriore con tanto di indicatori di direzione integrati e indicatori di direzione ovviamente LED posti anche sul frontale, insieme a questo potentissimo faro di illuminazione LED inclinabile manualmente a nostro piacimento. Questo bel telaio in acciaio molto robusto insieme alle ruote fat, che sono una garanzia ormai, permettono di gestire senza problemi il difficile asfalto cittadino ma anche off-road. Questa bici si comporta benissimo su qualsiasi strada. Come rovescio della medaglia però troviamo un peso netto di questa bici di quasi 45 kg, che non è poco, specialmente se dobbiamo pedalare con la bici con motore spento, con la batteria scarica, ma è un'eventualità rarissima, io direi impossibile. Per quale motivo? Beh, forse l'avete vista subito questa chicca ragazzi, ma questa bici monta non una ma bensì 2 batterie LG da 48 volt, questa qui sotto da 14 ampere, questa qui sopra che ragazzi guardate quanto è bella, è sagomata come un serbatoio da moto con tanto di tasto per controllare lo stato di carica. Beh, dicevo, questa batteria è da ben 20 ampere per un totale complessivo di ben 34 ampere. È un'autonomia massima su strada indicata ovviamente di oltre 200 km con una singola carica. E ovviamente in casa Jansno sono stati così premurosi da dotarci anche di 2
caricabatterie. Sono uguali, ma potete utilizzarli per caricare entrambe le batterie insieme. Ovviamente entrambe le batterie possono essere caricate direttamente montate, oppure durante la ripresa, amici, possono essere smontate, si sfilano semplicemente con la chiave in dotazione e portate con noi per essere caricate poi comodamente a casa nostra. Insomma, questa Junsno X70 è la bici elettrica con più autonomia assoluta che io abbia mai provato, e credetemi, se mi seguite lo sapete, io di bici elettriche ne ho provate davvero tantissime. I 200 km non so dirvi se siano reali, ma prima di caricarla, ragazzi, io sono arrivato a un'ottantina di chilometri, la sto utilizzando da alcuni giorni, e il computer di bordo mi indicava ancora oltre metà batterie rimanenti. Quindi direi che magari 200 no, ma 150-160 km utilizzata in città potrebbe farli tranquillamente. Vediamo un po' il manubrio. Troviamo la chiave che ci serve per andare ad accendere la nostra bici. Il computer di bordo è lo stesso del modello X50, abbiamo il tachimetro, il livello di assistenza alla pedalata, regolabile tramite tasti più e meno su 5 livelli. Possiamo poi agire su questo tasto per accendere e spegnere il faro LED anteriore, gli indicatori di direzione e il fortissimo campanello o clacson. Piccola chicca, sotto al computer di bordo abbiamo anche una porta USB per caricare i nostri device, e considerando quanta batteria abbiamo a bordo li possiamo caricare un bel po' di volte. Sulla parte destra invece troviamo unicamente il blocchetto d'accensione e il cambio Shimano a 7 velocità. Bici completamente ammortizzata sia nella parte centrale con l'ammortizzatore un po' nascosto ma protetto, sia frontalmente con questa bella forcella non regolabile ma gommata, altra chicca che la rende ancora più aggressiva. E c'è anche il parafango, sia avanti che dietro. Ma è solo salendo in sella, ragazzi. Tra l'altro io sono alto 1,82 m e ci sto sopra benissimo. La sella non è regolabile esattamente come il modello X50, proprio per la sua configurazione da moto. In compenso questa impostazione da moto rende questa bici, oltre ad essere super divertente da guidare, specialmente in off-road, ma anche su strada normale, la rende soprattutto molto stabile e sicura anche sull'uso su strada. L'accelerazione non manca assolutamente, nonostante le dimensioni e il peso. Questa bici è leggermente più grande del modello X50, è comunque molto maneggevole. Accelerazione e ripresa sono presenti, ma non sono troppo invadenti, e anche la frenata è buona, nonostante non ci siano freni a disco idraulici. Purtroppo un sensore di coppia non è presente nemmeno su questo modello. Ciò significa che il motore per avviarsi impiega quella mezza pedalata, ed è qui che entra in gioco l'acceleratore, molto comodo in partenza. Considerazioni finali su questa bellissima Junsno X70, ragazzi. Mentre il sole tramonta e finalmente arriva un po' di fresco, questa, amici, come il modello precedente, ma anche più del modello precedente, è uno di quei mezzi elettrici che quando li provate vi dite: io venderei la moto, lo scooter, la macchina e andrei girando solo con questa, specialmente se il vostro utilizzo è girare in città, lavorare in città, fare commissioni, fare la spesa. Insomma, è un mezzo comodissimo che possiamo quasi definire, con questa configurazione con doppia batteria, una battery bike. Amici, 200 km di autonomia dichiarati sono un'enormità, e oltre alle batterie la dotazione tecnica di questa bici è di tutto rispetto, ed è anche una bici molto divertente. Gli unici difetti che potrei trovarle sono i freni a disco non idraulici e la sella non regolabile, ma non è propriamente un difetto, è più la configurazione di questa bici molto particolare. Lei, che pesa un po' più del modello X50, ve la consiglio se vi interessa avere tanta autonomia e ricaricare le batterie il meno possibile, magari perché per voi non è comodo ricaricare la bici, perché magari la presa è distante, dovete portarvi le batterie appresso. Ecco, 200 km vi permettono di ricaricare la bici una volta ogni tot settimane o addirittura tot mesi. La X50 invece, che come dotazione tecnica è abbastanza simile, compreso il motore, è sempre molto valida, costa qualcosina in meno, e ora arriviamo anche al suo prezzo, e ve la consiglio se volete
divertirvi e potete ricaricare la batteria senza problemi. Ok, ma ora quanto costa la Janson X70? Innanzitutto è possibile acquistarla da Amazon e se volete acquistarla al suo prezzo più basso, magari con un bel coupon, la trovate nel mio canale Telegram TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video. Entrateci e cercate Janson X70 e il suo prezzo è di circa 1100 euro. Sui 300 euro in più rispetto al modello X50, giustificati dal telaio diverso, molto più particolare, un po' più rigido, adatto anche all'off-road e ovviamente alla doppia batteria. Quindi super consigliata. Ma ora ragazzi ditemi voi cosa ne pensate di questa bella Janson X70. La trovate una bici elettrica interessante? La utilizzereste oppure no? Parliamone insieme qui sotto nei commenti, dite la vostra. Per qualsiasi dubbio o domanda sono a vostra totale disposizione e se questo video è stato di vostro interesse potete supportarmi lasciandomi un like, condividendo ai vostri amici e iscrivendovi al canale. Grazie a tutti, buona pedalata e noi ci vediamo nel prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!